benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale in cui parliamo di astrologia di tarocchi e di molte altre cose che mi stanno a cuore, che spero vi stiano a cuore anche a voi. Oggi parleremo di asteroidi femminili e il legame con i tarocchi di Marsiglia. Ora, noi sappiamo che i grandi processi anche sì, della coscienza umana sono spesso coincisi con la scoperta di nuovi corpi celesti in astronomia. In astrologia la scoperta dei primi asteroidi tra il 1801 e il 1807 ha aperto nuove possibilità di interpretazione e di ricerca. Gli asteroidi non sono semplici aggiunte, ma sono chiavi per meglio interpretare un'astrologia quindi più completa. Oggi partiamo alla scoperta di alcuni asteroidi femminili che ci rivelano le nostre forze, i nostri cicli di vita, il nostro potere interiore e ci guidano, grazie ai tarocchi di Marsiglia, sul nostro cammino. Ma prima di entrare proprio nel fulcro dell'argomento, le raccomandazioni abituali. Cioè iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, condividete il video se non l'avete ancora fatto, se il video vi è piaciuto comunque, mettete un pollice per aiutare il canale a essere diffuso, attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi o comunque andate a scoprire le pagine Instagram dove ci sono tantissimi già contenuti di astrologia di tarocchi, e poi potete iscrivervi a mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com se desiderate una sessione di astrologia di tarocchi ed astrotarocchi, se desiderate ricevere i questionari per valutare la vostra conoscenza di astrologia e di tarocchi, e se soprattutto volete ricevere la newsletter che pubblico ogni settimana e che invio personalmente alle persone che me lo chiedono. Bene, Dan Rudyard, filosofo e nonché astrologo umanista del Novecento, quindi del XX secolo del Novecento, che ha completamente rinnovato la lettura simbolica degli astri, non era interessato solo ai pianeti classici, ma quelli che lui chiamava i pianeti messaggeri dello spazio, che includono corpi celesti lontani, come effettivamente i transaturnini, cioè Urano, Nettuno e Plutone, ma anche gli asteroidi e i centauri, come per esempio Chirone. Ora, Rudyard vedeva in questi corpi celesti dei mediatori fra l'infinito cosmico e la coscienza umana. Cioè per lui questi corpi celesti non rappresentano solo dei tratti di personalità o degli eventi, ma soprattutto dei processi evolutivi della coscienza, della consapevolezza umana, quindi da integrare come esseri umani nella nostra trasformazione. E sono proprio messaggeri perché portano dell'informazione dalle zone lontane del cosmo e anche del sistema solare. E queste informazioni che cosa sono? Sono dei simboli delle nostre realtà psichiche e spirituali che sono ancora poco esplorate nel momento in cui appaiono. Quindi abbiamo parlato di Urano, Nettuno e Plutone, abbiamo parlato anche degli asteroidi, per lui facevano parte anche questi corpi celesti, e dei centauri, come ho detto, come Chirone, che portano dei messaggi di soglia, cioè da un mondo lontano a noi, arrivano fino a noi affinché noi capiamo qualcosa attraverso un'evoluzione personale ma soprattutto collettiva. Ora gli asteroidi, asteroidi vuol dire a forma di stella, cioè sono piccoli corpi rocciosi o metallici fatti anche di ghiaccio che orbitano, perlomeno quelli che sono stati scoperti in gran parte, attorno fra Marte e Giove, in quella che si chiama la cintura principale. Sono presenti anche attorno alla Terra, ne sono stati già scoperti molti, e poi tanti altri sono stati scoperti e si saranno scoperti anche fra effettivamente Saturno e Nettuno come Centauri, e anche alcuni al di là di Nettuno, i transnettuniani che fanno parte della cintura di Kuiper. Ora, il primo asteroide ad essere scoperto è Cerere, che è diventato, poi ora è stato classificato oramai pianeta nano, scoperto nel 1801 da un astrologo italiano, Giuseppe Piazzi. Poi rapidamente furono, sempre nell'Ottocento, scoperti tanti altri asteroidi come Pallade, Atena, Giunone, Vesta, e poi da allora le scoperte si sono intensificate grazie ai telescopi moderni, anche le missioni spaziali, e ora sappiamo, conosciamo quasi più di 1 milione di asteroidi, di cui diverse migliaia sono in orbita attorno alla Terra, e noi li osserviamo molto bene, attentamente, perché passano a volte molto vicino. Ora, da un punto di vista astronomico e anche scientifico, perché stiamo studiando sempre più gli asteroidi? Perché abbiamo capito che ci aiutano a capire meglio le origini e la storia del nostro pianeta e anche quella della formazione del sistema solare. Ci sono varie teorie sull'origine degli asteroidi, non mi dilungherò
in questo video perché sennò sarebbe veramente troppo lungo. Comunque dal punto di vista astrologico e simbolico, gli asteroidi ci portano quindi dei messaggi. Ora, siccome abbiamo detto che la maggior parte degli asteroidi che abbiamo comunque scoperto all'inizio dell'Ottocento, poi man mano fino ad oggi si trova fra Marte e Giove, cioè fra i pianeti che sono i pianeti personali e i pianeti sociali, costituiscono quindi un ponte fra il personale e il collettivo, fra il sé individuale e la società, fra la sfera intima dei bisogni e dei valori e poi i ruoli collettivi e spirituali. Ora, se contestualizziamo questa scoperta, quindi all'inizio dell'Ottocento, vediamo che da un punto di vista storico l'inizio dell'Ottocento coincide con l'ascesa dei movimenti femministi, con la trasformazione del ruolo delle donne nella società, con l'emergenza e l'emergere anzi della psicologia junghiana che rivaluta il principio femminile collettivo. Quindi i primi 4 asteroidi scoperti, Cerere, Pallade, Atena, Vesta e Giunone, permetterebbero in qualche modo di riequilibrare la presenza dell'energia maschile nell'astrologia attraverso il Pantheon ellenistico, che è essenzialmente costituito di divinità al maschile, cioè solo la Luna e Venere rappresentano attualmente delle angolazioni più diciamo femminili Yin, non sto parlando di una questione di genere. Ma anche e soprattutto questa scoperta serve ad arricchire i messaggi dei pianeti tradizionali, proprio perché si reintroduce un principio universale, quindi il principio del femminile collettivo, che riguarda la creazione e la saggezza, le relazioni e l'impegno spirituale. E, anche un altro elementi importanti sono Urano, no? Che è entrato in Toro, c'è stato 8 anni, e quindi ha aiutato questa connessione di nuovo, e poi entrerà adesso in aprile 2026 nei Gemelli per rimanere ancora insomma, un lungo periodo, 7 anni, e quindi sicuramente porterà questa un'espansione della ricerca, ma anche del bisogno di condividere le conoscenze. Anche l'ingresso di Nettuno a fine gennaio 2026 in Ariete ci può parlare di dare forma a questa integrazione. Quindi noi adesso tratteremo alcuni asteroidi femminili legati a divinità greco-romane, ma che in realtà fondano le loro radici in civiltà molto più antiche, e sapendo naturalmente che per una valutazione corretta della presenza degli asteroidi in un tema bisogna sempre tenere conto del segno in cui si trovano, della casa in cui si trovano, degli aspetti che formano con gli altri elementi del tema astrologico. Cominciamo senza più attendere con Cerere. Ecco, questo è il glifo di Cerere, che è l'archetipo della madre universale, della madre nutrice, la custode della saggezza dei cicli naturali. Cerere è stata il primo asteroide a essere scoperto nel 1801 e fa parte della cintura principale. Oggi, come ho detto, è stato riclassificato pianeta nano, quindi è il più grande. Cerere di questa fascia, sì. Cerere, Demetra per i greci, naturalmente incarna l'amore materno, il nutrimento, il sostegno, l'abbondanza, la fertilità, il ciclo vita, morte, rinascita, il risveglio. Insegna che amare implica anche lasciare andare, amare implica anche rispettare i ritmi della vita, che ciò che siamo può andare perduto, ma ciò che è andato perduto può tornare in un'altra forma. Quindi Cerere è la dea lo sappiamo, della terra fertile, dei raccolti, dell'agricoltura, la protettrice del cibo, della sussistenza umana, figura centrale del rapporto fra la madre e i figli. Il suo mito più famoso è legato a Proserpina o Persefone, che viene rapita da Plutone Ade, il re degli inferi, e viene portata da lui negli inferi, diventando la regina degli inferi. La madre, accecata dalla collera, dalla disperazione, la cerca dappertutto, non la trova, e quindi proprio la sua rabbia, la sua collera, la sua disperazione mette la terra in una, cioè non c'è più sole, quindi non c'è più luce, per cui la terra viene immersa proprio nell'oscurità, in una forma di non vita, possiamo dire, e con l'intervento, poi l'intermediazione di Zeus, si troverà una soluzione che sarà quella che Persefone vivrà 6 mesi negli inferi con il marito, 6 mesi sulla terra con la madre, e questo darà vita, cioè dà una spiegazione ai cicli della natura. Ciclo delle stagioni, e naturalmente queste due figure, Demetra e Persefone, sono legate ai misteri eleusini. I misteri eleusini sono dei riti sacri, erano delle cerimonie di iniziazioni segrete, iniziatiche segrete, nella quale i partecipanti venivano simbolicamente confrontati alla morte, alla vita, alla morte e alla rinascita,
e quindi sperimentavano il legame fra la vita, la morte e il rinnovamento, con miti che promettevano speranza, purificazione, la vita dopo la morte, celebrando naturalmente la potenza della natura e della natura come madre. I simboli di Cerere sono la spiga di grano, naturalmente sono la falce, il corno dell'abbondanza e la terra nutrice. Sul piano psicologico rappresenta la capacità di dare e di ricevere cure, proprio la comprensione della dinamica della cura, come per esempio fra madre e figli, e il rapporto della perdita, il distacco. Astrologicamente naturalmente Cerere è legata alla terra e all'acqua, cioè è legata al segno della Vergine, al cancro e naturalmente all'asse Toro, Scorpione. Il suo glifo, eccolo qua, è la falce, e questa Cerere è la falce, e la polarità è la compassione e la collera. La posizione del Cerere nel tema natale ci indica come viviamo la maternità in senso ampio, cioè sia proprio biologico che simbolico, la dipendenza, l'autonomia, ma anche la separazione, il rapporto con il corpo, quindi con la terra. Ci invita anche a riflettere su come siamo nutriti, su come noi nutriamo e come ci relazioniamo con la natura, e risponde in un qualche modo alla domanda di cosa hai bisogno per sentirti vivo, nutrito, rigenerato, e tu come nutri gli altri. Un esempio pratico: una persona per esempio che ha Cerere in cancro è una persona che può manifestare un'attenzione forte ai bisogni altrui, ma anche avere difficoltà a distaccarsi dalle dipendenze emotive. Cerere in casa seconda o sesta ci parla di nutrimento, di corpo, di ritmo, di cura concreta nella vita. Cerere in quarta ci parla naturalmente di matrice familiare, di bisogno di radici, di sicurezza, di calore. Cerere in decima ci parla di vocazione nutrice, cioè creare un ambiente che cura in senso ampio. L'ombra di Cerere è l'iperprotezione, la fusione, il ricatto affettivo e la difficoltà a lasciare andare, mentre il dono è la capacità di rigenerare, creare ambienti che guariscano, trasformare la perdita in saggezza. Ora, nei tarocchi, ecco, io ho pensato, ma naturalmente sono delle proposte, all'imperatrice che mi indica fecondità, abbondanza, il legame corpo-terra, l'amore incarnato, naturalmente, l'arcano senza nome per la legge delle stagioni, cioè tagliare affinché ciò che vive possa ripartire diversamente, la luna, che è veramente la maternità psichica, la memoria, l'attaccamento, i cicli emotivi, questo aspetto della luna direi, e poi perché no la regina di denari, nutrire attraverso il reale, il corpo, la casa, le risorse, e poi perché no il 6 di denari, eccolo qua, dare e ricevere in equilibrio, e anche l'8 di coppe che è il distacco utile, smetto di nutrirmi di questo, e in una lettura dei tarocchi potremmo rispondere alla domanda: cosa mi nutre veramente, cosa mi sazia senza nutrirmi. Passiamo ad ora a Pallade, Atena, Pallas Atena, Pallade Atena, quella qua, che è l'archetipo della custode della nostra intelligenza creativa e visionaria. Anche lei si trova nella cintura principale. Adesso stiamo parlando dei primi 4 asteroidi femminili scoperti, lei nel 1802. Ora, come sappiamo dal mito, Atena è la figlia di Zeus, nasce adulta, già adulta e armata, sgorgando dalla testa del padre, ed è simbolo di un'intelligenza chiara, consapevole, sovrana. È la dea naturalmente della saggezza, è la dea della strategia, naturalmente della tattica, quindi di una guerra riflessiva, non impulsiva, a differenza di Marte, della giustizia naturalmente, delle arti, dell'artigianato, della tessitura, della città, dell'organizzazione sociale. Il nome Pallade è associato a quella della sua giovane compagna, che Atena uccise per errore durante un combattimento di gioco. Potrebbe anche essere un antico aspetto in realtà della dea questo, e questo rafforza, quindi lei decide di unire i due nomi proprio per ricordarsi, a monito, per ricordarsi sempre di questo sbaglio, di questa esperienza che è stata dovuta a una mancanza di discernimento, e quindi per rinforzare l'aspetto visionario e anche strategico. I simboli di Pallade Atena sono la civetta per la lucidità, la lancia e lo scudo per la protezione e naturalmente la strategia, e l'olivo per la saggezza, la pace e la prosperità. Rappresenta questa divinità, quindi in astrologia, la saggezza strategica, il pensiero razionale unito all'intuito, naturalmente il discernimento, la saggezza intuitiva e creativa, ma anche e soprattutto femminile e indipendente. Sia che sia nata dalla fronte di Zeus, sia che sia l'Amazzone, secondo una leggenda molto più antica, è simbolo di un'intelligenza femminile autonoma, non definita dalla maternità o dalla coppia. Quindi su un piano psicologico veramente rappresenta la creatività intellettuale e artistica al servizio del collettivo, e anche e soprattutto la capacità di trasformare i conflitti in conoscenza. Astrologicamente
Palla di Atena è legata agli elementi aria, naturalmente agli elementi fuoco, cioè ai segni della bilancia, dell'acquario e del leone per il coraggio. Il glifo, eccolo qua, è la lancia, quindi la lancia di colei che protegge, e la polarità il coraggio e la paura. La sua posizione nel tema natale indica come utilizziamo i nostri talenti creativi, il discernimento in situazioni complesse, e ci aiuta a rispondere alla domanda: cosa guadagniamo senza tradirci, no? Quando facciamo qualcosa. Lo facciamo con la forza, con l'astuzia, con una visione, con eleganza. Cosa ci porta questo? Come esempio pratico, per esempio, una persona che ha Palla di Atena in Gemelli può rappresentare un'intelligenza viva, adattabile, curiosa, capace di risolvere problemi complessi. Infatti in aria questo asteroide ci parla di pensiero tattico, di argomentazione, in un segno di terra ci parla di strategia di esecuzione, metodo, anche artigianato, senso pragmatico. In un segno di acqua ci parla di intelligenza empatica, di lettura delle dinamiche invisibili, e in un segno di fuoco ci parla della strategia di iniziativa, del coraggio di decidere, di una leadership ispirata. Quindi l'ombra di questo asteroide è l'intellettualizzazione fredda, l'eccesso di controllo e anche il cinismo, mentre il dono è una lucidità creativa, è la capacità di proteggere anche l'altro attraverso il discernimento. Per questo nei tarocchi ho pensato alla giustizia per il discernimento, la misura, la decisione giusta, non la decisione gentile. Il bagatto per l'abilità, la padronanza tecnica, l'intelligenza operativa, ma anche il carro, per esempio, per la strategia in movimento, la vittoria attraverso l'esecuzione. E poi, perché no, la regina di spade, la visione chiara, la verità senza crudeltà, e poi, perché no, il 7 di bastoni, la tattica a difendere una posizione. E in una lettura ci potrebbe aiutare a rispondere alla domanda: qual è la tua mossa giusta, quella che vince senza danneggiare la tua anima. Passiamo d'ora a Vesta. Vesta è l'archetipo della custode del fuoco sacro, si trova anche lei nella cintura principale, è stato quindi fra Marte e Giove ed è stato scoperto nel 1807. Vesta, Estia per i greci, è una divinità molto importante, profondamente legata al fuoco sacro. È la dea del focolare, è la dea del fuoco domestico, è la dea del centro sacro della casa e della città. È l'asteroide più luminoso, cioè quello più grande e questo quello più numeroso, infatti è legato proprio al fuoco. A Roma il suo culto era veramente centrale, come in Grecia, cioè il fuoco di Vesta doveva bruciare senza mai spegnersi, custodito dalle Vestali, che erano delle sacerdotesse consacrate che garantivano la continuità e la sicurezza della comunità. I simboli di Vesta sono naturalmente la torcia, la fiamma eterna, l'altare, no? Anche proprio della fiamma, e rappresenta che cosa? La presenza stabile e silenziosa, la protezione dello spazio sacro, la devozione, la verginità, non intesa come castità naturalmente, ma intesa come autonomia, come integrità, come bastare a se stessi, autosufficienza, il fuoco interiore, la purezza, la purificazione, la concentrazione, la devozione. Infatti è l'archetipo proprio della focalizzazione spirituale, simboleggia la capacità di concentrarmi sull'essenziale, di dedicare la propria vita a una vocazione interiore, alla conoscenza del tempio interiore, anche una canalizzazione dell'energia interna. E astrologicamente è naturalmente legata a cosa? L'elemento fuoco, l'elemento terra, il segno della Vergine, il segno dello Scorpione. Il suo glifo, eccolo qua, è bellissimo, secondo me è questo, il glifo di Vesta, ed è il fuoco del cuore, possiamo dire. La polarità è proprio quella della devozione o del fanatismo. In un tema natale Vesta rivela come la persona preserva la sua energia, come mantiene il suo fuoco interiore, come trova pace per esempio nella solitudine o nel servizio, e ci aiuta a rispondere alla domanda: cosa per te è sacro nel senso funzionale del termine, ciò che protegge, ciò che rifiuti invece di profanare. Da un punto di vista così di esempio pratico, una persona che ha Vesta in bilancia, per esempio, potrebbe indicare una persona che è dedita all'armonia sociale, alla giustizia, oppure che è concentrato su un obiettivo ma senza dispersione. Vesta in casa prima e in casa decima ci parla di vocazione della fiamma, ci parla di presenza che ispira, si parla anche di disciplina naturalmente. Vesta in quarta ci parla proprio del santuario domestico, della casa come tempio energetico. Vesta in sesta ci parla del gesto sacro, del rituale quotidiano, dell'igiene interiore, che può essere concreta o simbolica, e Vesta in ottava di un fuoco che trasmuta, quindi di una sessualità come alchimia, o anche proprio come la necessità di porre dei limiti. Ora, l'ombra di Vesta è naturalmente la rigidità, la freddezza, il sacrificio senza gioia, l'ascesi che poi
diventa fuga. E il dono è quello di avere un laser interiore, una capacità di tenere un'opera, una pratica, un percorso. Per questo, diciamo, nei tarocchi ho pensato alla papessa, un tempio interiore, appunto la verginità di cui abbiamo parlato, simbolica, cioè l'integrità, il silenzio, fecondo, il segreto anche. E poi naturalmente la forza, la padronanza del fuoco vitale, cioè tenere senza reprimere. E poi perché no, l'asso di bastoni, la scintilla sacra all'inizio di un fuoco, e poi sempre a bastoni, il 4 di bastoni che è il santuario, lo spazio giusto, e poi perché no ancora il 9 di bastoni, custodire la fiamma nonostante i colpi, cioè la resistenza, e poi perché no, sempre l'8 di denari, custodire, che è proprio... sì, custodire in qualche modo la disciplina, la ripetizione, anche la capacità dell'artigianato pratico, e finiamo poi con il 9 di denari che è l'autonomia consacrata, l'indipendenza, e in una lettura ci può aiutare, una lettura di tarocco ci può aiutare a rispondere alla domanda come io, qual è il mio atteggiamento nei confronti di questo fuoco sacro. Io non lo disperdo, lo ordino questo fuoco sacro, ma come? E questo ci possono aiutare effettivamente i tarocchi. E poi l'ultimo archetipo, l'ultimo tarot, l'ultimo asteroide è quello di cui parliamo, è quello di Giunone, che è l'archetipo della compagna sacra, è la custode del matrimonio alchemico, è la regina degli dei, si trova sempre nella cintura principale ed è stata scoperta nel 1804. Ora Giunone era per i greci, è la dea del matrimonio, delle alleanze, è la moglie di Giove, di Zeus, la regina degli dei, ed è importantissima, era comunque importantissima nel femminile per le donne, le proteggeva soprattutto nei passaggi importanti come il matrimonio, ma questo è storico, ma anche soprattutto nella maternità. E quindi è custode soprattutto, diciamo, dell'equilibrio e dell'unità della coppia. I simboli sono il pavone perché è simbolo di bellezza, di regalità, e lo scettro e la corona, e rappresenta la coscienza relazionale Giunone, cioè la ricerca di uguaglianza e di impegno nelle relazioni, l'integrazione e l'evoluzione relazionale e la coscienza condivisa. È l'immagine veramente di un'unione spirituale e consapevole, il superamento della dualità io-tu per andare verso il noi. Astrologicamente Giunone appartiene, questo è chiaro, all'elemento acqua, all'elemento aria, quindi è il segno dello Scorpione della Bilancia. Il glifo, lo vediamo qui, anche questo è molto bello, il glifo di Giunone è uno scettro, lo scettro della regina degli dei, e la polarità è proprio l'intimità o la manipolazione. In un tema natale Giunone mette in luce come viviamo gli impegni, la lealtà, il partenariato dell'anima, e ci aiuta a rispondere alla domanda: come abitare la relazione da pari a pari, come fare della relazione uno spazio di coscienza, e ancora che tipo di alleanza rispetta il tuo valore e quale ti distrugge lentamente. Un esempio pratico, per esempio una persona che ha Giunone in Scorpione, possiamo dire che è una persona che potrebbe cercare delle relazioni intense, profonde, trasformative, o Giunone in settima è l'apprendimento principale della coppia, proprio il contratto esplicito, Giunone in ottava è la lealtà, ma può essere anche la gelosia, il potere condiviso, Giunone in decima è il matrimonio, l'associazione legata a uno stato, uno status piuttosto, a una missione, a un'opera, e in undicesima è il patto, un'intesa, un patto d'animo, un'intesa per amicizia o per una causa o per fraternità. L'ombra di Giunone è tollerare l'intollerabile e anche vendicarsi, e anche in un qualche modo accettare di essere cancellati, questa è l'ombra, mentre il dono è credere in un legame degno, chiaro, contrattuale nel buon senso del termine, la parola è giusta qui. Nei tarocchi, ecco, io ho pensato all'innamorato, eccolo qua, per la scelta, l'allineamento, la decisione del cuore, che non è solo storia d'amore, e poi effettivamente la giustizia, per il patto, l'equilibrio, la reciprocità. Il Papa, eccolo qua, scusate, il Papa naturalmente per l'impegno ritualizzato, l'alleanza riconosciuta, la parola data, e poi il 2 di coppe per l'incontro contrattuale, l'unione consapevole, l'alleanza, la reciprocità, e per finire col 10 di coppe, che è una carta che amo molto, che è la visione comune e l'orizzonte condiviso, e in una lettura ci può aiutare a rispondere alla domanda: qual è il tuo sì sacro e qual è il tuo no salvifico.
E poi continuiamo, ma questa volta molto rapidamente, con qualche altro asteroide femminile. Vorrei parlarvi così di Chariclo, che è colei che tesse con grazia. Chariclo è un centauro, un asteroide a Centauro, si è scoperto nel 1997 e come Chirone, che è stato scoperto nel 1977, si trova fra Saturno ed Urano. E questi centauri, questi asteroidi centauri che si trovano in questa zona dello spazio simboleggiano proprio la trasformazione, la guarigione, il superamento dei limiti, cioè Saturno, e l'esplorazione di sé del cosmo, che è Urano. Ora, nella mitologia Chariclo è una ninfa greca nota come, per essere la compagna di Chirone, che è il centauro saggio guaritore, ed rappresenta una figura femminile, matura, saggia, capace di proteggere senza invadere, capace di guidare senza imporre. È legata alla mediazione, è proprio il simbolo del femminile che mantiene lo spazio, che permette agli altri di crescere, di guarire, e questo rappresenta anche in astrologia Chariclo. Quindi Chariclo, la protezione, la cura, la capacità di tenere lo spazio per sé e per gli altri, la guarigione attraverso la presenza, l'accompagnamento, questo femminile che sostiene, che guarisce in maniera discreta, colei che permette la trasformazione senza interferire per poi sparire. Poi molto velocemente Persefone, ritorniamo qui nella cintura principale, scoperta nel 1895. Persefone, abbiamo già parlato, la figlia di Demetra che viene rapita da Ade e la porta negli inferi. La madre diventa folle di rabbia, di collera e di dolore, la cerca sulla terra e non la trova, e quindi la terra diventa sterile, le piante non crescono più, c'è carestia, inverno, e quindi alla fine si arriva a un accordo. Persefone vivrà 6 mesi con la madre sulla terra e 6 mesi con lo sposo negli inferi, e questo per spiegare il mito il ciclo delle stagioni e la rinascita della natura, collegata naturalmente ai misteri eleusini di cui ho già parlato per Cerere. Ora, in astrologia Persefone simboleggia che cosa? La separazione, l'iniziazione, la trasformazione attraverso l'ombra, la perdita, il fatto di discendere dell'ombra per poi rinascere, la figlia che deve separarsi dalla madre per poter diventare se stessa. Demetra rappresenta la madre, l'amore materno, ma anche il lutto, la mancanza, la capacità di nutrire, di far rinascere la vita, ma la madre deve anche lasciare andare i figli affinché il ciclo della vita venga rispettato. Simbolo di Persefone è il melograno, perché Persefone mangerà dei chicchi di melograno e in questo modo si legherà per sempre agli inferi. Quindi il melograno è simbolo del legame, ma anche simbolo di una scelta del destino, cioè Persefone non è una vittima. Mangiando i chicchi di melograno, da giovane fanciulla Corè, quindi in greco, diventa regina degli inferi, quindi una divinità, una dea potente, iniziatica e psicopompa, perché come Ecate e come Hermes può circolare fra i mondi. Poi potremo continuare parlando di Lilith, di Ecate, di Artemide e di Circe, Medea, Cassandra, Medusa, eccetera, ma sarebbe veramente un video troppo lungo, quindi mi fermo qui e vi suggerisco come sempre una semplice pratica. Scegli l'asteroide che ti parla di più in questo momento, riascolta la parte del video dedicato a questo asteroide e poi abbinalo alla carta dei tarocchi che più ti ispira tra quelle che ho suggerito. Osservala e lascia emergere senza giudicare ciò che appare attraverso la visualizzazione e, come dico sempre, confida, abbi fiducia nella tua capacità a collegare la logica, l'intuizione, il ragionamento e il sentimento. E termino come sempre con una citazione di Dan Ruder, questa volta col quale ho cominciato questo video, che dice: i pianeti messaggeri rivelano ciò che l'essere umano è chiamato a diventare piuttosto che ciò che è attualmente. E aggiungo: conoscere e leggere gli asteroidi femminili significa ascoltare le voci delle idee dimenticate che sussurrano all'anima ai cicli di trasformazione. E prima di terminare le raccomandazioni abituali, quindi condividi il video se ti è piaciuto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti un pollice, attiva la campanellina delle notifiche, scopri le pagine Instagram di Astrotarotina puoi mandarmi anche una mail a mariacristina.astrotarot con @gmail.com se desideri una sessione di astrologia di tarocchi ed astrotarocchi, oppure se desideri ricevere la newsletter settimanale che invio personalmente alle persone che ne fanno richiesta.
E come al solito vi lascio con un ringraziamento, grazie, 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 grande gratitudine, grazie per avermi concesso una parte del vostro tempo, perché come dico sempre il tempo che la salute sono i nostri due beni più preziosi, sono i nostri tesori, quindi grazie di aver trascorso una parte del vostro tempo con me, grazie, grazie, grazie e alla prossima, arrivederci!